Però se non fai la faccia normale, io non posso iniziare, perché se inizio, tu poi c'hai la faccia scema e vieni nel video, capito? Giulio, bentornato, benvenuto. Anzi, Buongiorno. bentornato a me, qui dalla Chiossone Luxury Watch. Senti, un sacco di orologi sul tavolo. Quanti sono? 11. Lo sapevi che hanno preso squadra di 11 calcio. orologi da mettere sul Tutto tavolo? bene, tutto bene. Per una puntata che ti avevo anticipato, perché molto spesso si parla sempre dei soliti orologi, sempre delle solite cose, il solito diver, il solito crono Daytona, eccetera, eccetera, però in realtà la scelta... Che ne vedo un crono Daytona? C'è anche un crono Daytona, sì, ok. perché la puntata, però io te l'ho raccontato, cioè ti ho spiegato qual era la puntata. Non puoi dire... Vuoi che leggo i messaggi chilometrici che mi mandi? No, io schippo. Rolex e alternative, capito? È come dire, tutto e niente. Tutto e... Mare Perché- e monti, dove ti Ma porti? no, Nel ristorante Mare e Monti. si parla sempre e solo dei soliti, anzi non sempre, però molto spesso dei soliti Rolex, ma in realtà le alternative sono tante, non soltanto sono tante, ma tu ce le hai anche disponibili, che non è una cosa facile. Qualcuna, non tutte, dai, No, non esageriamo. tutte, però tanta roba interessante. Allora io ho voluto dividere in 3 categorie. Diver, crono e everyday dress più o meno, che sono insomma quelle forse un po' più Buono. conosciute, dove tra i diver naturalmente il Rolex è il nostro sub, un 41 mm nero in questo caso, Ci siamo. il classico dei classici. Nei crono ce ne hai tanti, però ho scelto un classico Daytona, questo qui è un pannino tra l'altro, Mhm. e le sue alternative, e poi naturalmente il più che stranoto Datejust lunetta zigrinata Come everyday. come everyday 36 mm, e le alternative sono veramente tante, e mi piace sempre il fatto, lo ripeto sempre, che non ti limiti a Rolex come Cerchiamo altri, di dare ma hai un po' di selezione. un po' di selezione, insomma un vero negozio di orologeria. A me questa cosa mi è sempre piaciuta tanto. Però detto questo, volevo sapere prima da te, in queste categorie, quali sono i Rolex che preferisci nella categoria diver? Cioè, al di là del sub nero. Sì, lì la risposta è un po' telefonata, nel senso un po' obbligata. Però c'è per esempio il 5 cifre, c'è il Ghira verde, ci possono essere varie alternative. No, io vabbè, anche per gusto personale sono molto più per i moderni che per ormai i vintage, con 5 cifre a tutti gli effetti è un vintage. neo vintage. Quindi no, per me il nuovo va benissimo, Ok. anche perché se deve essere un orologio che devi utilizzare ti serve l'evoluzione tecnologica, ti serve Ci per sta, non certo. avere problemi, perché l'orologio è più resistente, più robusto, è più vivibile, quindi prediligo il nuovo. E diciamo sui subacquei, sui professionali sotto quel punto di vista, sub e sub. E devo esserti sincero, forse è la categoria dove maggiormente distacca tutti gli altri brand che fanno forse cose sì, belle. il sub è forse il diver, cioè se chiedi a un bambino di disegnare un orologio subacqueo, secondo me Ma a parte la disegna il notorietà, anche proprio come indossabilità, come vestibilità, come vivibilità, sì. per me vince. Non a caso il più amato, imitato, dai. Esatto. È così. Quindi sui subacquei, sub. Ci Nero, siamo. classico? Sì, per me Data o senza data? io sono per il senza data, Senza ma data. si vende molto meglio il data, devo È essere vero. sincero. Tantissimi Però io sono per il amano senza data, data. Alla fine io invece preferisco il data, Cioè- perché la uso, perché c'è la lente che a me piace tanto nei Rolex. Mi Nella piace mia tantissimo. collezione c'è il no data. Ok. Io anche sono per i moderni. Il vintage mi piace tantissimo, ne ho qualcuno in collezione, al polso degli altri mi fa impazzire, però alla fine il moderno mi piace anche il concetto che è un orologio nato nella mia epoca, e mi piace il fatto che sia un orologio tecnologicamente al passo con i tempi, insomma, quindi non soltanto un oggetto da collezione, ma anche un orologio da usare, da guardare fra 40 anni in una foto e dire quello era il mio sub. Poi c'è anche un altro fattore, a seconda del portafoglio di ognuno di noi, anche se tu non fossi colui che ama indossare e vivere gli orologi, ma li vorresti meramente collezionare un po' come faccio io nel mio privato, sai, sui moderni
hai possibilità di crescite ancora interessanti, se sai scegliere bene, se ti sai gestire bene, hai futuro davanti. E su un vintage, soprattutto se prendi già vintage affermati, conosciuti e quant'altro, sì, per carità, crescono. Però consentimi, il grosso boom l'hanno già avuto, quindi quel grande exploit non te lo puoi aspettare, mentre invece sui moderni può venire fuori. Da un punto di vista commerciale? Sì, da un punto di vista collezionistico e commerciale. È il fatto che i moderni probabilmente fra tanti anni saranno molti nuovi, cioè nel vintage la condizione, no, fa anche il prezzo, la rarità di un orologio. Per i moderni come la vedi? Uguale. Saranno uguali, Tant'è dici? vero Non che saranno tutti nuovi perché sono tutti in cassetta? No. Io colleziono e gli orologi che compro proprio per collezione, che non indosso, mai indossati, li compro nuovi, se posso, se trovo, con tutte le pellicole adese. Però, per esempio, un Daytona manuale, un 62-63, se lo Sì. trovassi nuovo con pellicole, oggi costerebbe il doppio di uno usato. Non lo so, esiste? Non esiste. Okay. Invece, fra 40 anni, gli orologi di oggi moderni saranno tutti nuovi con pellicole. Tu Tutti, ne hai... non ce ne sono così tanti in giro, non è così semplice da trovare. Dici? Ci sono, sicuramente. Cioè, è ce ne ovvio. saranno il 62-63, mi hai fatto la faccia come a dire non esiste? O quantomeno a me non è mai capitato Un neanche Daytona di vederlo. ceramica, Ecco. fra 40 anni con pellicole ne trovi quanti ne vuoi. No, quanti ne vuoi no. Ne trovi, ma non quanti ne vuoi. Quindi cambierà però questo metro del collezionismo. Sì, però nel frattempo il mercato sta salendo. Ma quello la sicuramente. soddisfazione comunque ci sarà. Quello sicuramente, e anche soltanto i listini, Rolex Poi, ormai aumenta. Perdonami, vuoi essere one in a million? Cioè, l'unico ad averlo? No, a me non interessa tanto onestamente questo aspetto. Cioè, No, però è una considerazione che facevo, no? Cioè, oggi se trovassimo un vero vintage pellicolato sarebbe il sacro Graal. Esatto. Ok, e ci sta. A parte che all'epoca le pellicole Sì, forse praticamente non neanche esistevano. C'erano delle forme di imballaggio che tu puoi trovare, ma non sono le pellicole di oggi, insomma. Fra 40 anni il sacro Graal quale sarà? Ma per dire, secondo me, sicuramente per rimanere nel banale, parleremo di Daytona, un Daytona full sticker di qualche annata particolare, con qualche caratteristica particolare, sicuramente sarà il nuovo Sacro Graal. Potrà essere interessante. Ma assolutamente. Già oggi, se tu prendi un movimento Zenith, ok, per rimanere qualcosa che già abbiamo visto in prima persona, un seriale L o un seriale R addirittura, Beh, sì. mai indossato, che quelli ho avuto la fortuna di vederli, e già stai parlando di Già cifre c'è qualcosa. importanti, già stai parlando di Daytona altissima ceramica, variazione. prima produzione, quadrante bianco, per esempio esiste un quadrante porcellana Sì. che probabilmente sarà molto, già oggi credo che sia apprezzato. Oggi viene più ricercato, non ha un prezzo realmente più alto, però viene più ricercato sicuramente. Nel tempo a regola dovrebbe essere un quid in più, anche a livello economico abbastanza importante, ma Vabbè, sai, si lì, vedrà. io dico sempre, c'è una rivisitazione storica dal punto di vista collezionistico che tu A, non sai quando succederà, e B, non puoi essere sicuro al 100% che succederà. Puoi avere un ampio margine di aspettativa, sì, però... Vabbè, sì, è chiaro, poi come al solito ci vorrebbe la sfera di cristallo. Esatto. Crono, Daytona, la tua configurazione preferita oggi? Qui abbiamo un 116-520. Dipende molto dalla referenza, ti dico la verità. Cioè, Quello che sceglieresti o quello che hai in collezione? quando parli dei ghier acciaio, mettiamo così, io prediligo il bianco. Quando parli dei ghier a ceramica, prediligo il nero. Okay. Però attenzione, sul ghier acciaio anche il nero non mi disturba affatto. Okay. Sul ghiera ceramica andrò controtendenza sul 116-500 il bianco onestamente non mi piace tanto. Sulla nuova versione devo dire che un po' meglio, perché i rotori più sono sottili d'accordissimo con la valutazione. Mi danno meno fastidio, mentre invece su quella precedente mi davano troppo fastidio. Sono d'accordissimo, 116-520 preferisco bianco, nero ceramica, e sul nuovo ceramica il bianco non dispiace, sono d'accordo. Ma
tra tutti questi uno che metteresti in collezione o che hai già in collezione? L'unico Daytona, dovendo scegliere? Anche oro, A casa ho 116-520 full sticker nero, 116-520 full sticker bianco. Ok, hai messo questi qua. Mi riservo di prendere anche ceramica nella Oro non c'è collezione. niente in oro. Oro The Date, Ok, sì, hai sempre parlato del date oro. perché per me quello è l'orologio in oro vero. Adesso stiamo valutando, la mia signora vorrebbe un Yachtmaster oro rosa. Le piacciono gli Oyster orologi? Flex. Ah, sì. Vedi. Lei li usa. Ecco. Io li compro, lei li Lei li usa. usa. Sì. Senti, Everyday invece non ho messo un day-date, ma anche perché il day-date è solo in metallo prezioso. C'è il classico Datejust lunetta zigrinata 36 mm, bracciale Jubilee. Tra l'altro questo è il Super Jubilee a scomparsa, che è bellissimo. Tra questi, qual è la tua configurazione preferita? E qui te la giochi, onestamente, perché hai così tanto da scegliere che dipende. Posso essere sincero, dipende. Io sono in linea di massima più per il bracciale Jubilee, ok? Però, per esempio, a seconda del quadrante apprezzo tantissimo sia la ghiera in oro bianco sia la ghiera in acciaio liscia. Quindi quella è un abbinamento che io do in base al quadrante. In base al quadrante. Sì, tipo l'altro giorno ho provato qui il menta ghiera liscia, bracciale Jubilee, che mi ha stupito perché in realtà è una bellissima configurazione. Non manca la ghiera zigrinata. Sì. Però ci sono anche altri quadranti che io vedo più elaborati, più complessi, dove per un discorso di continuità ci metterei la ghiera. Zigrinata. Sì, sono d'accordo. Senti, alternative. Allora, le alternative sono tantissime e qui appunto c'è solo una piccola selezione di quello. Per esempio nei diver, il sempreverde Omega Seamaster, in questo caso quadrante nero, bracciale caucciù, che è la mia configurazione preferita. Poi ho preso anche un Aqua Racer che ha insomma un posizionamento più basso, sì, un'alternativa più economica, e poi anche questo bellissimo ceramica Metas di Tudor, Black sì. Bay ceramica, certificazione Metas. Fasce di prezzo, senti, io le possiamo leggere, fasce di prezzo, vero? Sì, ma diciamo in ordine andiamo Tag Heuer, Tudor, Omega, Tudor, Omega, dal basso verso l'alto. Invece dall'alto Omega 5003, 5004, 395. Quello è il prezzo oggi, perché poi ci sono grandi evoluzioni e stiamo aspettando ulteriori aumenti, quindi... Certo. 4.470 invece il ceramica, sì. E poi il Tag Heuer invece 2.760, anche lui è cresciuto un po' con questa nuova prolunga è simpatica. Senti, come vanno queste alternative? Cioè, vanno bene perché quando parli di questo genere di orologi stai parlando di orologi che devono poter soddisfare, accontentare un pubblico vasto. Spesso si dimentica che in realtà c'è tanta gente che vuole spendere 2.000, c'è tanta gente che ne può spendere 5, 15. Assolutamente, anzi fanno parte di una fetta importantissima del mercato, quindi vanno tutelati, salvaguardati, rispettati e serviti al meglio. È tutta orologeria importante questa qui. Sì. Cioè questa cosa mi piace. Oggi comunque hai scelto tutti orologi di alta orologeria. Poi è ovvio che all'interno di un gruppo ci sia una scala di valori, questo fa parte delle cose, però parliamo di alta orologeria. Senti, è la migliore alternativa proprio da un punto di vista strettamente commerciale, quello che dici questo è quello che si vende meglio, è la migliore alternativa al sub. Qual è? Me la giocherei tra le varie versioni del Black Bay e le varie versioni dei Seamaster. Dei Seamaster? Anche se hanno fasce prezzo diverse. Però non tantissimo, un migliaio di euro in più forse il Seamaster. Sì, poi dipende sempre dalla fascia prezzo, perché tu hai preso il ceramica, ho preso il top gamma, e dall'altra parte hai preso nero gomma. Hai ragione. Prendevi un braccialato quadrante verde di Omega e prendevi un acciaio semplice, il cinturino pelle o cinturino nato, era un'altra canzone, quindi grandi differenze. Detto questo, a seconda della fascia prezzo uno o l'altro, però diciamo sono i due best seller. E quindi qual è quello che piace di più?
Black Bay? Se la giocano veramente a seconda del periodo dell'anno, a seconda del momento, ok, sono più uno tutte più valide l'altro, ma alternative. si vendono bene e in tanti esemplari sia Ok. uno che l'altro. Ok. Chrono, invece, anche qui tante alternative. Io ho preso di sicuro il più iconico, il più conosciuto, l'unica vera alternativa, secondo me, no? Al Daytona. Da un punto di vista collezionistico, forse di prezzo no. Beh no, No. la vedo un po' I distante. listini sono aumentati, però La ancora vedo un po' oggi. distante. Però c'è anche un'altra alternativa che piace tanto, sempre in casa Tudor, ed è in questo caso il Black Bay Panda. Però ti posso dire, Sì, mi sui devi cronografi, forse è il reparto dove puoi spaziare di più in assoluto. C'è lo Zenith Chronomaster che non ho preso, ma Sì, è sempre ma valido. puoi andare anche su Breitling, fa dei begli orologi, un portoghese di IVC, Sì, cioè sì, ce n'è ce ne sono tanta di tante, roba. certo. Iconica, importante, amatissima dal pubblico. La vera alternativa al Daytona oggi qual è? Davvero il Seamaster da un punto di vista commerciale o in realtà si vende un po' tutto? Sì, lo Speedmaster è l'alternativa come numero pezzi venduti. Però, anche perché ho visto te ne sono appena arrivati 6. Sì, li compri, li vendi. Ma ne producono tanti, Omega insomma Certo. produce, vende, non dà problemi alla distribuzione. Il prodotto è tra virgolette facilmente reperibile, a differenza di Rolex col Daytona. Stabilito questo, come numeri, come appeal sul pubblico è l'alternativa, ma io grandi similitudini, grandi paragoni tra uno Speedmaster e un Daytona non ne farei, devo essere sincero, sono due mondi molto separati e forse è il successo per entrambi, perché se fossero un po' più vicini magari si darebbero un po' fastidio, mentre invece è così. Se vuoi un cronografo bello, iconico, collezionabile, che costi poco, di sicuro lo Speedmaster è un'ottima alternativa. Se vuoi il cronografo però sai, come vivibilità anche sono diversi, perché quando prendi il Moonwatch è manuale, vetro salite, ok, sei pronto prendi Zaffiro, a un concetto di orologio diverso. E però la differenza dal punto di vista di vendite tra Esalite e Zaffiro è enorme. Si vende più Esalite, no? Decisamente. Quindi per quanto io comprerò Zaffiro tutta la vita. Sì, io preferisco Esalite. Si vende troppo di più l'Esalite. Stabilito questo, sai, rispetto a un Daytona ha così tanti punti di distanza, di distacco che insomma, io confronti faccio fatica a farli. Non dimentichiamoci Tudor, per carità, tu hai scelto bene, è un altro best seller, cioè tu hai scelto i 3 sicuramente come numero pezzi venduti all'anno, secondo me dominano la classifica. Però come numero pezzi venduti all'anno. Perché se vogliamo, come dicevo prima, un cronografo un pochettino più elegante, il portoghese ha pochi rivali, piace e ha pochi rivali. Se vogliamo spingerci, considerando i prezzi, le quotazioni di un Daytona, su un Vacheron Overseas Chrono, ecco lì puoi iniziare a fare paragoni e penso che troverai delle grandi soddisfazioni. Ma è esclusività poi di Vacheron, assolutamente. Quindi sui cronografi secondo me è proprio dove il campo è più aperto, anche se nell'idea collettiva magari tutti è no, Daytona, però onestamente io non la vedo così. C'è tanto altro. Sì, tantissimo. E tra gli everyday forse c'è, secondo me almeno, la scelta più vasta, o comunque ci sono tante icone, dal Santos al Tank che non ho preso, il Bulgari Octo che per esempio dovrebbe essere sempre ricordato perché insomma un disegno unico e per me vale tutto quello che costa. Questo è l'Octo, ma poi ci sono le varie configurazioni, finissimo, in tutte le salse possibili. Poi tra qualcosa di più economico, tornando a Longines, no bugia, questo era Tag Heuer, Spirit per esempio, che è un bellissimo orologino. Hai l'imbarazzo della scelta, è una categoria dove... Questo qui per esempio, non l'abbiamo detto prima, 2240. Con uno sconto interessante. A seconda del tuo budget di spesa puoi scegliere tanto, ma davvero tanto.
ti puoi allontanare tantissimo anche dal mondo Rolex o puoi rimanerci dentro come tanti fanno. Sì, perché poi io ho preso questo Datejust che è un 6 cifre, penultima referenza, il prezzo in questo caso 8.830, però per esempio si può spendere un bel po' di meno con un 16234, è moderno, zaffiro, è praticamente uguale o quasi, costa un bel po' di meno. Sì, 8.000, no? No, dico uguale o quasi. No, nel senso lo ricorda molto, no? È un 36 sempre un mm. Datejust, assolutamente sì, la generazione Sì, poi, precedente. insomma, ha un bracciale diverso, cassa tutto diversa. quanto. Però posso dirti, su questa categoria di orologi è veramente dove abbiamo da svariare, forse all'infinito, perché non abbiamo nominato lo Jaeger LeCoultre Reverso, eppure ha una grande importanza. Non abbiamo nominato... Forse è meno everyday con il cinturino di pelle, forse un po', non lo so, un po' più elegante. È un po' più elegante, ma al Datejust. per una persona magari classica che si veste Sì, un pochettino più elegante diventa un everyday. O abbiamo tanti orologi anche più simpatici, più allegri. Ne dico uno su tutti quasi come provocazione, ma realmente poi si vende molto bene. I Coron Bubble sono orologi che sembrano, spesso, tra virgolette, giocattoli, proprio per la concezione, per l'ideazione, ma che vanno a rendere felici tante persone. E parli di una maison di altissima fascia con prezzi molto accessibili, estremamente accessibili, quindi hai veramente l'imbarazzo della scelta, lì ti puoi sbizzarrire. È un settore dove tutti i gusti vengono accontentati e secondo me non è un caso dove ormai le maison, per rendere tra virgolette più fedeli i propri clienti, hanno iniziato a dare una scelta quasi infinita delle versioni possibili e immaginabili. Sì. Con tantissimi colori. Lo dicevamo l'altra volta anche in diretta su Instagram. Esatto. Così come per esempio anche Joyce Perpetual, ora non ne ho preso nessuno, però ce ne sono tanti, certo, di varie dimensioni, varie colorazioni. Senti, e fra queste alternative, no, degli everyday, che cosa vedi meglio? Per esempio, io ci vedrei Cartier, forse è quello che meglio si vende. Cartier secondo me è il più intelligente, innanzitutto perché, come tu lo vedi, è un orologio dotato del suo bracciale, ma nella scatola è anche il cinturino con la Deplo e ha un sistema di aggancio e sgancio. Questo modello particolare? Sì, il nuovo Santos. Ok. E ha un sistema di aggancio e sgancio facilissimo, comodissimo. Sì, sgancio rapido, lo cambi in un attimo. Prezzo non è basso, 9.485, vabbè, questa è la versione acciaio oro, sì, che costa un po' di più. Decisamente. Ed è la versione grande, immagino. No, sul listino la differenza di listino è abbastanza importante. Sì, quella è la versione grande, però se vai sull'acciaio normale, che ovviamente pagherai meno, già diventa a livello dei Datejust più economici quasi. Ok. E non hai un orologio che ha già i suoi anni, ma hai un orologio nuovo. A questo ci aggiungi appunto il fattore di avere due orologi in uno, perché cambia completamente veste, sì, con faccia. Il cinturino, sì. Esatto. E quindi come si vende questo orologio? Molto bene, anche perché Cartier dà 8 anni di garanzia, quindi una bella... E qual è la vera alternativa al Datejust? A me verrebbe da dire soltanto i Datejust più economici rispetto a Datejust più costosi. No. Invece? No, Cartier è una validissima alternativa. Non abbiamo parlato, per esempio, c'è tutto un gruppo folto di appassionati che vuole i Tudor solo tempo, dove lì puoi spaziare. I Black Bay da 36, quelli là tutti i Royal. Ah, è vero, ci sono i Tudor Royal, è vero. Che voglio dire, sono e tu numerosi, ne hai, spesso assolutamente, ne vendi. vengono molto apprezzati. E costano pochissimo, tra l'altro. Con un paio di migliaia di euro compri un bello orologio di alta orologeria da usare tutti i giorni serenamente, una bella complicazione, dei date. Sì, se prendi la misura grande, se no sono solo condatario. Sì. Quindi è vero. Ne hai veramente tante di alternative, ti puoi divertire. Ok. Sereno. Fra tutti questi, qual è uno che sceglieresti adesso da indossare? Da indossare? Sì, così, ne prendi uno e te ne vai. Il Santos. Il Santos? Sì. Io tutti. Concludiamo. Se li lascia lì, concludiamo.
Va bene Giulio, grazie per la chiacchierata, molto interessante vedere tutta questa disponibilità, interessante proprio davvero per capire cosa c'è oltre al solito. Io ne sceglierei uno, parlando più seriamente, uno che non ho mai provato, che mi incuriosisce tanto, è questo. No, non scappo, stavo parlando seriamente. No, è questo Black Bay ceramica. Lo trovo interessante. Poi Vuoi qualcosa di diverso, quindi? Sì, perché no? Sì, cassa ceramica, assolutamente sì. Va bene Giulio, grazie. Noi ci vediamo in una prossima puntata qui su Talk, le nostre dirette Instagram, Ottimo. le dirette Clockface, insomma ormai sono un prezzemolo ovunque. A posto, perfetto. Grazie a tutti e alla prossima puntata. Ciao.